Esistono procedure standard per quanto riguarda l'accoglienza clienti che ci permettono di metterli a loro agio da quando mettono piede nel nostro centro a quando ci salutano e se ne vanno? La risposta è sì, inoltre sono facili e gratuite. Lo vedremo nel video tutorial di oggi. Ciao, sono Roberto, il vostro tutor di massaggi. Oggi vedremo come, attraverso la cura di alcuni dettagli, possiamo offrire ai nostri clienti un elevato standard di accoglienza durante tutta la loro permanenza nel nostro centro. Naturalmente le grandi catene alberghiere hanno delle procedure standard di accoglienza clienti che i loro dipendenti, nel nostro caso ovviamente del reparto Beauty e Wellness, devono applicare in maniera rigorosa, dopo averli imparati dopo diversi corsi di formazione. Oggi vedremo come possiamo noi avvicinarsi agli standard di qualità di accoglienza delle grandi catene alberghiere, però in maniera semplice, facile e gratuita. Si tratta solo di stare attenti e curare una serie di dettagli. Quando il cliente arriva, accogliamolo con un bel sorriso di benvenuto, diamogli conferma del trattamento e già in questa fase, come ho spiegato nella puntata numero 3, possiamo chiedergli con quale tipologia di pressione dovremo eseguire il massaggio. Per prima cosa gli facciamo strada. Ricordatevi che la persona che è entrata nel nostro centro, soprattutto la prima volta, non sa dove deve andare e quindi sicuramente dobbiamo precederla. Quando siamo sulla soglia della cabina di massaggio, facciamo sempre entrare prima il cliente. Poi, una volta entrati, mostriamogli dove può posare i suoi vestiti, gli slip da massaggio che dovrà indossare e l'asciugamano con cui dovrà coprirsi. A questo punto specifichiamo che quando sarà pronto dovrà stendersi a pancia in giù o in su. Ricordiamoci sempre che il cliente non sa in quale maniera noi inizieremo il nostro massaggio. E infine lasciamolo solo, dandogli il tempo di cambiarsi, specificando però prima di uscire che noi saremo di ritorno tra qualche minuto. A metà trattamento, quando dobbiamo far girare il nostro cliente, facciamolo in questo modo, cioè in maniera etica e professionale. Non è bello infatti aspettare che il cliente si giri, dandogli la sensazione di essere osservato. Finito il massaggio, prima di uscire dalla stanza, poniamo unite vicino al lettino le calzature che il cliente indossava prima del trattamento. Questo semplice gesto sarà sicuramente gradito e potrà fare addirittura la differenza. Quando il cliente si sarà rivestito e tornerà da noi nella zona di accoglienza, chiediamogli sempre come sta e come si sente e infine accompagniamolo verso l'uscita aprendogli la porta. Bene, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e in questo caso mettete un bel like. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere attraverso i vostri commenti cosa ne pensate del video di oggi. Se vi piace il mio metodo di insegnamento, guardate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti. Nella prossima puntata andremo a vedere il massaggio con le pietre calde, il famoso hot stone. Ciao e alla prossima!